Io vi avevo detto l'altra volta di fare tipo una scala di riferimento, ora è solo per farvi capire come si riescono a ottenere delle gradazioni. Io questa è quella che avevo fatto velocissima l'altra volta, con la grafite, premendo più o meno e inclinando la matita in maniera diversa. Lo stesso si può fare con i carboncini, va bene? E io partirò, è logico, tra un carboncino e una fusaggine. Prima si parte con la fusaggine, che è una selce, diciamo, bruciata, che viene praticamente carbonizzata, appunto, e produce questa come una polvere molto morbida. Per sfumare, come sapete, ci si può utilizzare sempre o dello sfumino di vari tipi. Potete utilizzare, se no, le dita, anche se a volte hanno una componente grassa, no? Le dita, perché sono un po' untuose, allora lasciano le macchie. Per non sporcare il disegno, ve lo ripeto, potete usare della carta tipo questa, carta vegetale, insomma della carta che non ve lo sporchi. Quando comunque, siccome il carboncino tende un po' a sfarinare, quando siete sicuri di aver fatto una cosa che vi piace e volete eventualmente bloccare il colore, il disegno che avete fatto, potete dargli un fissativo. Non logicamente la lacca per i capelli, perché si sciupa tutto il lavoro, anche se tanti dicono ecco la lacca funziona, non è la stessa cosa che comprare queste vernici spray apposta per carboncino, matite, pastelli. Lo stesso qui, per fare tutte queste sfumature, prima bisogna metterci una base. Logicamente la fusaggine che mi crea un po' tutte le ombre, la metto nelle parti dove ci sono le ombre, dove ci sono le luci non ci vado. Allora io prendo intanto la fusaggine. E inizio a fare tutte le parti, faccio le parti intermedie iniziando a posizionare però dove so che vanno intanto gli scuri. Devo avere già una visione d'insieme di dove andranno a cadere tutte le luci e tutte le ombre. Sono sempre a lavorare con la fusaggine e poi con lo sfumino mi aiuto alleggerendo in alcuni punti il tratto. Il carboncino, anche quello c'è di varie morbidezze. Intervengo sempre col carboncino per intensificare gli scuri e mi servo sempre dello sfumino per sfumare e alleggerire. Continuo sempre isolando anche il disegno già fatto con una carta vegetale, va benissimo anche la carta da forno, e mi aiuta a salvaguardare il disegno sotto. Una volta fatto il disegno e calcolati tutti gli scuri precisi, io posso anche decidere di fissare il mio disegno con un fissativo apposta per carboncino, matita, sanguigna, e continuo tutti i passaggi fino a che non arrivo a dettagliare sempre di più lo scuro e lascio logicamente le luci, quella che è lo sfondo della carta che avevo utilizzato. Il lavoro è quasi terminato, non rimane che con la gomma pane ripulire alcuni punti luce e quindi è terminato.